I gruppi in Things5 permettono di organizzare la visibilità dei dispositivi rispetto agli utenti. L'organizzazione è gerarchica, per cui gli utenti associati alla cartella clienti vedranno tutti i gruppi all'interno della cartella clienti. Idem con i gruppi successivi, per cui un utente associato al gruppo AlphaGolar vedrà unicamente quei device, mentre un utente associato al gruppo Londero vedrà sia i dispositivi dentro al gruppo AlphaGolar che quelli dentro al gruppo Borgo Poscolle. Possiamo verificare la visibilità in questo modo. Clicchiamo sul gruppo, vista dispositivi, mi porta alla schermata principale filtrata per quel gruppo, quindi come se avessi aperto i filtri e selezionato il gruppo AlphaGolar. Allo stesso modo, cliccando sul gruppo Londero, potrò vedere tutti i dispositivi contenuti nei sottogruppi del gruppo Londero stesso. Quindi, vista dispositivi, mi porterà a vedere i dispositivi contenuti nei gruppi. È fondamentale comprendere questo concetto perché è alla base della gestione della visibilità dei device per gli utenti. Posso vedere nella sidebar sulla destra che al gruppo AlphaGolar è associato un utente, mentre se clicco su Borgo Poscolle vedrò solo l'amministratore. Questo vuol dire che c'è un utente associato a questo gruppo e che potrà vedere il device in esso contenuto. Se vado sulla lista utenti e modifico l'utente, vedo effettivamente che quell'utente è associato al gruppo AlphaGolar con un ruolo che è service. Qui sulla destra sono loggato come utente, quello specifico utente, e vedo che effettivamente ho visibilità solo su una macchina. Questo cambia se associo questo utente al gruppo Londero, che è il genitore di questi altri 5 gruppi. Quindi associo Londero, associo con un ruolo di mia scelta, clicco conferma. Qui in basso ho un'anteprima della visibilità sulle macchine, quindi vedo che l'utente vedrà 5 macchine. Per fare il mio test rimuovo il gruppo Fogolar, ricarico la pagina e vedo che effettivamente adesso l'utente vede 5 dispositivi. Nei riquadri azzurri vedo i gruppi in cui sono effettivamente contenuti. Sono tutti sottogruppi del gruppo Londero. Ai fini di questo video tornerò ad associare l'utente al gruppo AlphaGolar. Vedete in basso la visibilità attuale è su 5 macchine. All'associazione la visibilità rimane su 5 macchine perché il gruppo che ho aggiunto era già contenuto dentro al gruppo presente, ma se elimino il gruppo genitore la visibilità torna ad una macchina. Aggiorno la schermata ed effettivamente torno a vedere un'unica macchina con il mio utente di test. Quello che posso fare
è effettivamente cambiare il gruppo di questo dispositivo. Lo posso spostare nel gruppo laboratorio. Quello che succederà effettivamente è che il mio utente di test perderà la visibilità su quel dispositivo. Quindi aggiornando la pagina non ho più dispositivi.